Quando si parla di normalità, siamo veramente sicuri di quello di cui si sta parlando? Vi faccio vedere delle risposte che hanno dato alcuni di voi alla domanda: cos'è la normalità? Quotidianità, essere qui e ora, vivere il momento nella sua semplicità senza pregiudizio. Lavoro, dignità, famiglia e salute. È quella cosa che tanto si ama quanto si odia. Noiosa. Le cose belle non sono normali, hanno qualcosa di strano e le cose strane sono uniche. Rituali che si ripetono nel tempo, non è da confondersi con la monotonia. Fregarmene di ciò che la normalità è. Darsi un appuntamento per uscire. Una circostanza che si verifica in genere come conseguenza di una determinata causa. La normalità è intesa nella concezione comune come quel qualcosa che mette d'accordo tutti e se questo accade, quella cosa viene assunta come normale. Questo concetto che è abbastanza scontato, nel senso che non ci si dà troppo peso perché tanto è normale, in realtà non lo è affatto. Per dimostrarlo dobbiamo ricorrere a un'invenzione di un matematico, cioè Gauss, che ha inventato una funzione matematica che in termini tecnici si chiama distribuzione normale, che vedrete nella seguente immagine. Della distribuzione normale abbiamo bisogno di capire il significato dei tre parametri identificati con le lettere mu, delta e sigma. Ad esempio, preso un gruppo di persone su cui si vuole fare un'indagine riguardo un determinato argomento, mu rappresenta sostanzialmente la media, sulla quale è centrata la campana. Quindi si può dire che il numero più alto di persone X ha un'idea che corrisponde alla media, cioè mu. Sigma rappresenta il flesso, detta anche deviazione standard. Ci dice quanto la campana sia più larga o più stretta e fa capire anche quanto all'interno del gruppo le idee siano diverse rispetto a mu. Maggiore è sigma, più si aderisce a idee differenti, più larga sarà la campana. Inoltre, a parità di numero di persone esaminate, maggiore è sigma, più bassa sarà la punta della campana. Delta definisce l'intervallo di confidenza. Tale intervallo ci dice che al suo interno troveremo il valore vero con un certo livello di confidenza. Questo vuol dire che per il gruppo che abbiamo esaminato abbiamo una probabilità abbastanza elevata che la verità riguardo a quell'idea si può trovare tra mu meno delta e mu più delta. Per capire meglio questi simboli dobbiamo andare un po' più nel dettaglio. Dobbiamo dimostrare che la normalità non è assoluta e la campana di Gauss ci può aiutare. Possiamo considerare normale tutto ciò che è condiviso dalla maggioranza delle persone. Quindi questo vuol dire che certe cose devono essere fatte in un determinato modo e quella modalità è considerata normale dalla maggioranza. Inoltre, se un'idea è appunto condivisa da un largo numero di persone, anche quell'idea è considerata normale. Questo concetto si può vedere bene nella distribuzione di Gauss. Consideriamo mu un'idea, un modo di pensare. Essa verrà considerata normale secondo la credenza comune. Di fatto corrisponde a X, cioè la maggioranza. Quindi l'affermazione che si fa è: in media si pensa che l'idea mu sia normale. Ovviamente non tutti in assoluto la pensano allo stesso modo. Quindi si dice: io la penso in un modo diverso dalla media.
La persona che fa questa affermazione contribuisce ad allargare sigma ed abbassare x, ma tale diversità non si discosta troppo dalla media. Tale idea sarà un qualcosa che è sufficientemente vicino alla media mu, tale da essere considerato normale nella media. Questo sufficientemente vicino è l'intervallo di confidenza definito da delta. Quindi si avranno degli estremismi, delle polarizzazioni, che vengono ancora considerati normali. Ci sarà un numero di persone pari a dx che la pensa nel modo mu meno delta, un numero pari a dx che la penserà in un altro totalmente opposto, cioè mu più delta. A questo punto è bene notare due cose. La prima è che all'interno del campo di normalità esistono un'infinità di modi diversi di pensare, quindi questo ci fa concludere che la normalità non è univoca. La seconda è capire cosa succede fuori dall'intervallo della normalità. Istintivamente si potrebbe dire che chi pensa fuori dalla normalità sia pazzo, o un eretico, o un rivoluzionario. Cioè diciamo chiaramente che non è una persona normale. Come potete notare, la curva di Gauss ha delle code molto basse ai lati che ci dicono che esistono delle persone sole o un gruppo estremamente ristretto che sostiene una determinata idea. A questo punto possiamo introdurre una nuova idea, e cioè possiamo dire che la normalità è relativa. Ma cosa si intende per relativo rispetto alla normalità? Se consideriamo l'idea, la risposta è apparentemente banale, e cioè che la normalità dipende dallo spazio e dal tempo. Per capire meglio questo concetto della normalità relativa possiamo fare due esempi. Il primo è considerare il tempo fisso, ad esempio il 3 febbraio del 2021, e considerare spazi diversi, quindi diverse località nel mondo. Sarà facile dire che la normalità in funzione dello spazio sia differente, perché appunto in località diverse possono esserci culture differenti o anche addirittura educazioni differenti. Non sta a me dire se questo possa essere un bene o un male. Per esempio mi viene in mente che può essere un male perché avere due concetti di normalità diversi nello stesso tempo può essere causa di conflitti. Infatti, se esistono due maggioranze diverse o due intervalli di normalità che non si intersecano mai, è chiaro che sarà difficile convergere verso un'idea comune o anche riuscire a raggiungere dei compromessi. Dall'altro lato, non avere differenze nella normalità può essere un pericolo, per esempio, nei confronti della libertà, perché la convergenza totale verso un'idea comune, il massimo del conformismo, è linfa vitale della tirannide. Quindi può essere sempre un bene avere delle parziali intersezioni tra diverse normalità nello spazio. Il secondo esempio da considerare è la normalità nello stesso spazio ma in epoche diverse. Quando si parla di tempo bisogna sempre considerare la relatività rispetto al presente e quindi valutare la normalità del passato e del futuro. Per capirci facciamo un esempio pratico su alcuni argomenti che abbiamo già trattato in questo canale. Consideriamo le ore lavorative in tre epoche diverse.
Esisteva un tempo in cui era normale la schiavitù, quindi in quell'epoca era normale che determinati lavori dovessero essere svolti da schiavi per un numero illimitato di ore. Pensare che gli schiavi potessero aver diritto a lavorare un numero limitato di ore era da pazzi. Insomma, erano pensieri di persone fuori dall'intervallo di confidenza. Non ci si poteva fidare. Chi proponeva cose fuori dalla normalità rischiava addirittura la morte, come accadeva nei tempi dell'Inquisizione. Si veniva considerati eretici. Un esempio concreto è Giordano Bruno, che neanche dinanzi alla morte aveva rinunciato alle proprie idee. Ma andando avanti nel tempo, dobbiamo aspettare appunto fino al XIX secolo per avere una giornata lavorativa di 12 ore. Sono serviti poi altri 2 secoli per avere la giornata lavorativa di 8 ore. Insomma, abbiamo visto come nel tempo la campana di Gauss abbia subito una traslazione. La normalità di ieri non è come la normalità di oggi. Lo stesso ragionamento lo si può fare per il futuro. Dobbiamo però qui sottolineare un aspetto importante. Lo spostamento della normalità ha incontrato, incontra e incontrerà sempre notevoli resistenze. Tali resistenze in tempi diversi vengono attuate in modalità diverse. Possono essere più o meno violente, ma il fine, lo scopo di queste resistenze è sempre quello di conservare l'ordine attuale delle cose. Dalle fucilazioni all'impiccagione, al rogo, agli attentati terroristici, fino a metodi più contemporanei come le denigrazioni, le persecuzioni giudiziarie o le campagne diffamatorie sui mezzi di comunicazione di massa. Questo perché si è creata una struttura che si è adattata a quella normalità, sulla quale si sono costruiti interessi più o meno rilevanti. Avere idee fuori dall'intervallo di confidenza, quindi fuori dalla normalità, potrebbe avere 2 risvolti: la gloria o la decadenza. La gloria si può avere quando si favorisce la conservazione, la decadenza quando si favorisce il cambiamento. Un genio che scopre la fissione nucleare, che poi verrà usata per creare la bomba atomica, verrà glorificato perché ha creato uno strumento che favorisce la conservazione, nel senso di protezione, di difesa. Invece un tale Giuseppe Mazzini, che andava contro i monarchi degli stati preunitari perché aveva un'idea di repubblica unita, venne condannato a morte, che ne avrebbe definito la sua decadenza. In conclusione, è bene osservare che la normalità di oggi non è per nulla scontata, potrebbe cambiare e potrebbe persistere per più o meno tempo in funzione degli interessi che si sono radicati su di essa. In definitiva, possiamo identificare la normalità relativa come diverse campane di Gauss al di sotto delle quali ci sono diversi gruppi di individui e queste campane sono collocate in spazi diversi e si muovono, traslano nel tempo. Avendo quindi 3 variabili che sono i gruppi, lo spazio e il tempo, possiamo anche dire che la realtà è una normalità tridimensionale. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se i miei video ti piacciono, ti
chiedo gentilmente di iscriverti al canale perché può essere un grande contributo per sostenermi. Puoi farlo anche acquistando dei titoli che pubblicherò nella descrizione grazie all'affiliazione Amazon. Alla prossima!